invana lungo la storia secolare dell'umanità la regolare applicazione del paradigma della divisione delle masse, al fine di mantenere saldo il potere, la minaccia di un nemico comune, sia esso reale o creato ad hoc. Facilita così la creazione e rafforza l'esistenza ineluttabilmente del sentimento di coesione di un determinato gruppo. Fondamentalmente un sentimento derivante dalla paura che ha permesso all'uomo di creare comunità collaborative che ne hanno permesso la sopravvivenza e ne hanno perpetrato discendenza, tradizioni e cultura. Quello stesso sentimento che ha però creato pure false dicotomie, causando tragedie umane, politiche e sociali. Non serve andare troppo lontano dai giorni nostri per trovare esempi lampanti. Ancora nel presente si sente riecheggiare il mai sopito conflitto comunisti-fascisti, che dal secondo dopoguerra ha accompagnato le militanze di gruppi parlamentari, circoli, luoghi di aggregazioni e intere vite. Possiamo pensare all'imperante e netta, formale e definitiva divisione del mondo tra i due blocchi del Patto Atlantico e del Patto di Varsavia, che nel parossismo dei giorni della seconda metà dell'ottobre del 62 portò il pianeta sull'orlo dell'autodistruzione. Per non parlare dell'ipermediatico solco scavato nei primi 2 decenni del 2000, a partire dalla tragedia dell'11 settembre 2001. Mondo occidentale democratico e civilizzato contrapposto ad un mondo musulmano barbaro, arretrato e costellato di tagliateste. E oggi siamo alle solite, un continuo portare alla divisione estrema le masse con una netta, sostanziale, subdola e potenzialmente pericolosissima differenza. La divisione si sta insinuando tra le case, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago e sta minando alle fondamenta famiglie, gruppi di lavoro affiatati, amicizie, l'intero tessuto sociale. Stiamo chiaramente riferendoci all'ormai insostenibile, ridondante e assolutamente fuori luogo scisma tra Novax e Provax. Badiamo bene, stiamo parlando di posizione per la maggior parte basate su dogmatismi scientifici, con i loro guru e il loro odio per l'altra fazione incorporato. Consentendoci un po' di sdrammatizzare e alleggerire la riflessione, in Italia ci sono circa 400.000 medici iscritti all'albo e 450.000 infermieri. Su una popolazione di circa 50 milioni di abitanti maggiorenni, aggiungendo a chi dovrebbe saperne qualche ben informato e documentato, possiamo tranquillamente concederci la stima per cui 49 persone su 50 parlano per sentito dire. È qui che dobbiamo fermarci e ragionare assieme, smettendo di farci scudo delle nostre teorizzazioni. Stiamo infilandoci testa bassa in un drammatico e probabilmente irreversibile processo di disgregazione sociale, indipendentemente da torto o ragione, giusto o sbagliato, ragionamento corretto o fallace. Basta. Non può e non deve essere più questo il terreno di confronto, scontro. Lo ripetiamo ancora e lo ripeteremo allo stremo e alla nausea. Stiamo disfacendo a passi da gigante il senso stesso dell'esistenza della nostra comunità, le fondamenta del vivere comune, l'innato senso umano della solidarietà e del reciproco supporto. Stiamo permettendo che bimbi di 12, 13, 14 anni vivano un senso di colpa completamente fuori dalla loro portata, di uomini anche solo in potenza, perché i loro genitori, in tutta coscienza, magari pure loro stessi vaccinati, hanno deciso di temporeggiare di fronte alla scelta di vaccinare il figlio, in attesa di valutare rischi e vantaggi. Così pensiamo di far mettere a tutta la classe la mascherina, colpevolizzando innocenti e inconsapevoli ragazzi, facendo al contempo rafforzare il senso di branco rabbioso tra coloro che invece, in quei loro coetanei, fino a ieri amici, fraterni e compagni, vedono idealizzare e prendere forma il nemico, il diverso. Fermiamoci, respiriamo profondamente, chiediamoci, guardandoci negli occhi tutti, nessuno escluso. È questo che vogliamo per i nostri figli tanto amati?
Io credo che nessun genitore, che tal può definirsi, possa indugiare di fronte a questa semplice ma potentissima domanda. Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica se stesso per il bene degli altri. È il suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a se stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell'umanità. Toro seduto. E allora è ora di agire per invertire la rotta, perché il divide impera, che da tanti secoli permette di regnare sulle masse, sfruttando la leva dell'irrazionalità, lo educhiamo e lo fortifichiamo noi, quotidianamente, con le nostre parole, soprattutto con quelle che non pronunciamo, con le nostre azioni, ma soprattutto con la nostra ignavia. Iniziamo a demolire le illusioni nebulose delle divisioni, a partire da noi stessi e dalle nostre menti, sfruttando tali contrapposizioni e rendendole il principio creante del più elevato rango. Da troppi giorni procediamo ormai con il mantra del sacrificio per il bene comune. Forse dovremmo iniziare a ragionare e costruire il domani, sostituendo bene comune con bene per tutti e per tutto.